Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale. È giovedì e già parliamo del Bologna? Assolutamente sì, anche perché ho recuperato la partita di Coppa Italia e volevo condividere alcune cosine a livello tattico con voi e poi facciamo il punto della situazione per quanto riguarda i nostri, come stanno, Lobotka che è uscito con i crampi dall'ultima partita, McTominay, Spinazzola, lo stesso Anghissà. Fatemi sapere come sempre la vostra qui sotto nei commenti, iscrivetevi al canale, mi raccomando, mi date una grossa mano con la vostra iscrizione e attivate la campanellina così restate aggiornati ogni qualvolta esce un nuovo contenuto. Un bel like al video se vi piace, ovviamente fa piacere al sottoscritto e si diverte anche l'algoritmo. Da dove cominciamo? Cominciamo dalla situazione in casa Napoli e poi ci soffermiamo a livello tattico sul Bologna. Nella sfida contro il Milan, Stanislav Lobotka è stato sostituito a causa di un problema al ginocchio. Solo crampi, ha tranquillizzato Antonio Conte nel post partita. Nulla di grave per lui e dovrebbe rientrare anche Leonardo Spinazzola. Situazione piuttosto positiva. L'ultimo dubbio, appunto, verso la partita del Dallara è legato al rientro di Spinazzola, fuori contro il Milan per un affaticamento accusato durante la sosta e non ancora a pieno regime. McTominay ha ricominciato a lavorare tutto sotto controllo per quel che concerne Lobotka. Domenica fuori soltanto per crampi. Andiamo un attimo però ad approfondire la situazione McTominay, perché ovviamente gli inviati a Castelvolturno ci fanno sapere anche qualcosina in più. Ripresa degli allenamenti a Castelvolturno con tre belle novità per Antonio Conte, Scott McTominay, Stanislav Lobotka e Frank Zambo Anghissà hanno lavorato insieme ai compagni di squadra, superando i rispettivi problemi che li avevano condizionati nei giorni scorsi. Il centrocampista scozzese era stato costretto a saltare Napoli-Milan per i postumi di un attacco influenzale, mentre lo slovacco era stato sostituito per crampi. Il camerunense aveva abbandonato anzitempo il campo perché, come ribadito dal mister a fine partita, aveva un problema all'adduttore, ma ho dovuto forzare la situazione e farlo giocare perché non avevo Scott. Al training center, insomma, si è tornati a lavorare con il sorriso, come testimoniano anche le battute del tecnico, che ha salutato con piacere i piccoli tifosi che hanno assistito ad una porzione della seduta. Si riparte oggi nel migliore dei modi per preparare l'importante sfida di lunedì sera contro il Bologna di Vincenzo Italiano, una delle squadre più in forma del momento, che promette di dare filo da torcere agli azzurri al Dallara. Resta ora da capire come stia solo Leonardo Spinazzola, ma come abbiamo detto la partita è comunque lunedì, quindi potrebbe, diciamo, tornare a disposizione anche lui. Il Bologna e la partita di Coppa Italia. Un attimo che mi sono segnato un paio di cosine a livello tattico. Allora, il Bologna ha pressato alto, va bene che era sicuramente l'Empoli l'avversario, siamo tutti d'accordo, ma il Bologna imposta tutte le partite, così come Italiano anche in altre squadre, fa sempre la stessa partita, non è che cambia e diciamo legge le condizioni, diciamo le caratteristiche dell'avversario, cambia le condizioni in campo, no, assolutamente no. Pressione alta, gioco sulle fasce, inserimenti, transizioni fatte molto ma molto bene, almeno nella partita che ho visto di Coppa Italia. Squadra informissima fisicamente e mentalmente. I gol infatti sono arrivati. Il gol di Orsolini, c'è un assist di Odgaard che ovviamente arriva ad Orsolini la palla perché dall'Inga si porta la difesa, diciamo, verso di lui. Si addormentano praticamente, Orsolini rimane solo e ne approfitta e sblocca la partita. Il 2-0, che è il primo gol di Dallinga, è un assist di Ndoye, passaggio preciso, filtrante, che permette a Dallinga di trovarsi ovviamente a tu per tu con il portiere. Ecco perché recupero palla, transizioni anche in verticale, non è che giocano per forza sulle fasce. In verticale sanno perfettamente cosa fare e bisogna fare attenzione. Secondo gol di Dallinga, ovvero il 3-0, sempre Ndoye, da tenere sott'occhio e sotto controllo, non voglio dire sorvegliato speciale perché poi non è che dobbiamo dimenticare gli altri, però Ndoye è in un grandissimo momento, assist che arriva dalla destra e si fa il 3-0. Ovviamente è sempre l'Empoli la squadra che hanno affrontato, siamo tutti d'accordo, però
Visto il Napoli di quest'ultimo periodo, dove quando la squadra avversaria si affaccia nella nostra metà campo andiamo un tantino in sbattimento, soffriamo, l'abbiamo visto con il Milan e non solo, col Bologna a maggior ragione servirebbe fare una partita per 90 minuti quanto più lontani dalla nostra area di rigore, perché se la partita che abbiamo giocato contro il Milan, diciamo, era Bologna-Napoli, nelle stesse condizioni, il secondo tempo giocato così, ne uscivamo con un pareggio, molto probabilmente, andando in vantaggio ovviamente 2-0, però questo è per dire che le situazioni che poi ha creato il Milan nella ripresa, la pericolosità che ha messo in campo la squadra rossonera, sicuramente il Bologna per un ordine maggiore, per una condizione mentale totalmente diversa, anche altri calciatori con altre caratteristiche, ovviamente avrebbe buttato sicuramente 1-2 palloni dentro, al di là di un calcio di rigore che c'era, non c'era, l'hai sbagliato, non l'hai sbagliato, il Bologna avrebbe sicuramente finalizzato. Quindi tu se gli lasci il tempo e il modo di venirti a prendere alto e tu ti schiacci nell'area di rigore, non ne usciamo, credo. Non voglio dire non ne usciamo vivi perché è brutto, non ne usciamo con i 3 punti, perché solo quelli servono per il cammino verso ovviamente l'obiettivo che non era un obiettivo ma lo è diventato, perché poi siamo sempre lì, sei a 3 punti e diventa una partita fondamentale. Non è che dopo il Bologna vinciamo magari col Bologna, mettiamo che il Napoli vince col Bologna fuori casa, d'accordo, portiamo a casa i 3 punti, non è che poi dopo la strada è spianata, allora mettetevi paura, eccetera eccetera, anzi, di partita in partita e con calma, perché il Bologna è uno scoglio da superare, non voglio dire altissimo, ma un bello scoglio da superare. Le altre ancora di più si avvicina alla fine del campionato e più ci saranno squadre che arrivano lì perché ci serve il punto, ci saranno squadre che arrivano al match e si chiudono, ci saranno altre che invece se ne fregano ben poche, al limite va a finire che la partita la vinci comunque. Non c'è niente di scritto, non c'è niente di scontato e dobbiamo fare attenzione praticamente a tutti. Però il Bologna, visto in Coppa Italia nell'ultimo periodo, presenta questa pericolosità se tu gli dai campo. Se invece riusciamo ad essere competitivi su ogni pallone per 90 minuti, allora ce la giochiamo e anche ad alto livello, perché poi loro, stando molto alti dietro la linea di difesa, scusatemi perché le L va a finire oggi, non lo so che sta succedendo con le L, comunque dietro la linea di difesa possono essere puniti e quindi possiamo tranquillamente approfittare con centrocampisti che comunque il passaggio in verticale ad oggi lo vedono. Non lo so se giocherà Gilmour o ci presenteremo con il centrocampo a 3, McTominay, Lobotka e Anghissà, però nel caso c'è ancora qualche dubbio, qualcuno che sta mezzo mezzo tra virgolette, io a Gilmour gli farei fare un'altra partita dall'inizio, perché avrei bisogno, almeno per quanto mi riguarda, non sono assolutamente nessuno e non sto qui a fare il presuntuoso, però secondo me contro il Bologna avremo bisogno di quella visione verticale all'improvviso, perché stando molto alti comunque possono essere presi, colti di sorpresa, ecco, dietro la linea difensiva. E visto che Anghissà e Lobotka, anche se è migliorato un tantino la situazione, visto che Anghissà e Lobotka per quanto riguarda le linee di passaggio per verticalità, diciamo, sono meno performanti, ecco, di altri, ecco perché vorrei vedere Gilmour in campo. Poi ovviamente la scelta a mister Antonio Conte, e torneremo sicuramente sul Bologna da qui
al lunedì del match, sperando di avere tutti a disposizione. Sono tornati gli affaticati, stiamo recuperando Spinazzola che è l'ultimo della combriccola, e lasciateci perdere fino a fine campionato 8 partite in grazia di Dio con tutta la rosa a disposizione. Chiediamo troppo? Non credo. Sempre Forza Napoli, ci vediamo nel prossimo contenuto. Ciao.